Buonasera, ben ritrovate sul mio canale. Stasera ci incontriamo per fare il tutorial di questo modulino al soutache. Vi ho mostrato già qualche clip, l'avete già visto nel tutorial del bracciale che è ancora qui e insomma vi metto, se non avete visto il tutorial di questo bracciale, una tecnica base, vi metto nelle schede il link diretto per andare a vedere il video. Allora, vi metterò una foto di tutti i materiali e della lunghezza delle piattine che andremo ad utilizzare. In questo caso io sto utilizzando delle piattine di Mondo di Soutache, questa che è da 4 mm e poi ne ho abbinata una più piccina da 3 di Beads Perles. Ovviamente per chi ha le prime armi e non andare in difficoltà utilizzate tutte piattine dello stesso spessore. A me piaceva questo abbinamento di colori abbinata alla perla centrale, che è quella che mi è stata inviata dalla BB Craft insieme a tutto il kit che vedrete poi nell'unboxing, sempre qui nelle schede se vi va di andarla a vedere o giù nell'info box. E quindi mi piaceva come accostamento di colore e l'ho utilizzata, ma in linea di massima è sempre meglio che utilizziate piattine dello stesso spessore, specialmente se siete alle prime armi. Allora, ovviamente sentite ogni tanto un po' di musica di sottofondo, ci fate caso, qua siamo ancora in casa con la didattica a distanza, un po' si studia, un po' si sente la musica e così. Va bene, andiamo oltre. Cosa volevo dirvi? Ovviamente ci serviranno i materiali che avete visto nella foto e non vi farò il tutorial della prima parte, che è questo modulo base. Vi metterò al massimo qualche fotografia, modulo base con perla centrale e con 2 Rocale 80 con 4 piattine, vedete? Prima, seconda, queste di colore marrone, poi c'è quella più chiara e nuovamente una marrone, quindi si comincia da lì. Vi metterò sempre nelle schede o giù nell'info box un tutorial di riferimento del modulo base fatto con perla centrale. Sicuramente c'è sul mio canale più di uno, però ve lo vado a cercare e ve lo metto qui. È veramente una cosa semplicissima. Vi mostro anche il retro prima di iniziare. Quindi prendete le 4 piattine di dimensioni più grande ed andate a realizzare questo modulo base. Io ho utilizzato, quando ho cucito il color marrone, ho utilizzato del filato Miyuki, poi qua esternamente dove si vedeva la cucitura ho utilizzato un filato trasparente di questa tipologia, ve lo mostro, preso dal sito polacco che vi metto sempre nelle schede o giù nell'info box, dove ho acquistato alcuni materiali e poi ci vediamo per fare il proseguio, che sarà semplicemente fare questo decoro e poi questo decorino superiore. La cosa bella del soutache è che partendo da un modulo base si realizza un orecchino un po' più elaborato, ma neanche tanto difficile. Ovviamente, come ho detto più volte, per imparare il soutache ci vuole un po' di pazienza, ma tutte possono farlo, quindi partite dai moduli base, non cercate di fare moduli più elaborati se non imparate prima bene a fare il modulo base. Diciamo che questo è uno step successivo a quello che è il modulo base. Quindi procediamo, quindi andiamo a realizzare con le nostre 4 piattine il primo modulo base. Se avete difficoltà, ovviamente cucite 2 piattine nel primo giro e poi dopo cucite le altre per facilitarvi, perché comunque cucire 4 piattine insieme, se non si è proprio, insomma, se non si ha un po' di mano, uno potrebbe andare in difficoltà. E mi raccomando sempre il verso delle piattine, il dritto e il rovescio. Questa è la V, oddio qua non si vede proprio, ve la mostro in quella chiara. Quando vedete la V, ok, il lato sinistro in genere è il vostro dritto, quindi preparatevi tutte le piattine e andate a realizzare il modulo base. Io vi farò qualche scatto fotografico. Dimenticavo, utilizzerò un ago della Tulip numero 10. E cos'altro volevo dirvi? Per quanto riguarda la perla in ceramica, mi è stata fornita dalla BB Craft. Non è un video in collaborazione, però sappiate insomma che me l'hanno fornite loro.
Ovviamente una volta che abbiamo fissato la terza piattina agli estremi, io avendo una piccola differenza di spessore vado anche a cucire per bene questa piattina per non farla muovere in senso orizzontale, perché vedete che è leggermente più sottile dell'altra. Ovviamente a voi sarà molto più semplice utilizzando piattine dello stesso colore, quindi una volta cuciti i due lati passate anche al contorno. Andate ad unire anche la quarta piattina e mi raccomando, prima di cucire tutto il contorno di quest'ultima piattina, verificate che siano tutte insomma allo stesso livello. Andiamo a fare i due riccioletti laterali con le 8/0. Ok, una volta realizzato il nostro modulino base, ovviamente ho tagliato e messo un po' di colla all'estremità delle piattine. Ora dovete stare molto attente perché nei procedimenti successivi dovete sempre tenere a mente che gli orecchini devono essere speculari, quindi i decori che su uno avete fatto al lato destro, dall'altro lato andranno fatti al lato sinistro. In questo caso è il contrario, nel decoro superiore fatto a sinistra, da questo lato lo dobbiamo fare a destra. Ve lo dico perché è uno degli errori che più facilmente si fa all'inizio. Io l'ho fatti tante volte, credetemi, e non c'è cosa più brutta di dover andare a scucire poi l'orecchino, casomai vi capita che non avete più quell'ultimo pezzetto di piattina e quindi lasciate gli orecchini uguali. A me è capitato. Allora, procediamo subito. Vado prima di tutto a prendere il mio filo, in questo caso trasparente, e vado a prendere il pezzetto di piattina, quello per fare questo decoro superiore. Per capirci, quindi quella del decorino superiore, poi vi scriverò qui la lunghezza. Ma di tutto cambio filo, vado a prendere il mio filo di nylon e faccio un nodino, taglio una gugliata non troppo grande per non riginarmi con il filo. Vado a prendere le due piattine di uguale spessore, mi sembra fossero 9 centimetri, e vado ad individuare il dritto ed il rovescio e le metto in questo modo insieme. Vado per tenerle ferme all'inizio del lavoro a dare qualche semplice puntino. Bene, non ho fatto il nodino. Qualche puntino. Dopodiché semplicemente vado a prendere il mio modulino e vado ad adagiare le mie piattine. Giro il lavoro per comodità, ok? Questo modo. Non vedo più il filo. Ok. Vedete che sto uscendo dall'interno ed entro nelle piattine marroni, quelle del modulo base. Lo so che il filo non si vede, però vi sto spiegando quello che sto facendo. Quindi vado a tirare, vedete che le mie piattine azzurre si avvicinano al lavoro e faccio la stessa operazione al contrario, cercando, uscendo sempre al centro delle piattine. Giro il lavoro così perché riesco meglio a mostrare e a cucire. Ecco qua, tengo fermo col dito, con le dita, in questo modo, e vado a cucire la mia piattina. Mi raccomando, appiattite sempre in questo modo le piattine quando cucite e procedete con il cucire tutto quanto il nostro contorno. Mi raccomando, sempre punti, lo so che il filo è trasparente, però è sempre meglio puntini piccoli all'esterno e punti un po' più larghi all'interno. Procedete in questo modo per tutto il giro. Ovviamente io per velocità vi ho fatto vedere che ho dato solo
due puntini qui all'inizio, ma dopo ci ritorno e fisso queste estremità per bene. Arrivate alla fine da quest'altro lato. E quando ritornate a cucire qui alla base, mi raccomando, cucite anche in questo modo trasversale. Una volta che avete cucito tutto il margine esterno delle due piattine, insomma avete unito le due piattine azzurre al nostro laterale, vi portate fino al centro. Vedete, io ho cucito, non si vede, però io ho cucito fino a questo punto un paio di volte. Dopodiché esco al centro, prendo la mia perlina, in questo caso da 4 mm, e la porto alla fine del filo, cioè alla base del filo, scusate. Dopodiché tengo in questo modo e giro in questo modo le piattine all'esterno della mia perla da 4 mm e cucio. Vado in questo modo e cucio la mia perla, cercando ovviamente di portarla al centro, perché poi dopo andrò a cucire anche questo piccolo lembo. Quindi semplicemente riscendo nuovamente giù, mi raccomando tenete ferme, riscendete nuovamente tra la perla e tra le piattine, riscendete giù, andate anche nella piattina marrone, ok, dopodiché anziché tirare con il filo come ho fatto io erroneamente, ecco, vado nuovamente ad ammorbidire, altrimenti vi si appiattisce in questo punto. Poi vado sul retro e mi vado a fissare le due piattine in questo modo, tra di loro, sia tra di loro, sulla parte davanti, in questo modo, trasversalmente, quindi unisco, diciamo, questo modulino che ho realizzato, il riccioletto di questo modulino, al modulino che c'è più in basso, ovviamente passando sempre al centro delle piattine ed in modo trasversale, sempre restando morbide con il filo senza tirare, ok? Perché deve venire, ecco, deve venire una cugliata armoniosa. Queste piattine di Bead Pearls fa impazzire per lavorarla, a volte esce anche il filo bianco da sotto, però a me piace troppo il colore, non mi ricordo quale sia, eccola qua, è questa. Chi l'ha provata può confermare. Ok, quindi non vi mostro tutti i passaggi, ripasso un paio di volte e fisso ancora qui e poi vado a cucire queste due parti insieme in questo modo, ok? E ripasso, non ve lo mostro perché devo fissare meglio il retro. Quindi questa prima parte di decoro l'abbiamo finita, ora andiamo giù. Anche in questo caso taglio il filo in eccesso e vado a mettere un po' di colla. Ho cucito qui, poi alla fine riutilizzerò nuovamente il filo marrone per cucire e andremo a fare anche il decoro superiore. Adesso andiamo giù, andiamo a riprendere la nostra piattina, l'ultima che è rimasta, andiamo ad individuare anche in questo caso il dritto ed il rovescio, andiamo a piegare in due parti e questa volta dobbiamo andare da questo lato. Dobbiamo andare a posizionarci più o meno, vi mostro l'altro, vedete? Quando come è partita la piattina, quando finisce il decoro del modulo base, lì ci andremo a attaccare con la nostra piattina. Quindi, come abbiamo fatto prima, in questo modo, andiamo a mantenere e cuciamo. Partiamo dalla piattina color marrone bronzo, entriamo con l'ago e cuciamo. Allora, se avete difficoltà, come ne avevo io, nel mantenere le due parti, date qualche puntino qui per appiattire prima la piattina e poi andate ad accostare, così forse riuscite a tenere più strette e più ferme le piattine e dopodiché cominciate a cucire tutto il bordo fino ad arrivare più o meno alla metà. Mi raccomando, sempre puntini piccoli sull'esterno e più grandi all'interno.
arrivate a cucire fino al centro, dal retro, spuntiamo al centro, vedete che prendo anche la piattina più scura, vado ed inserisco la mia perlina da 5 mm, scusate 4, e vado a fare il mio decoro in questo modo. Quindi fisso, giro le mie piattine, vedete che con il filo io sono sempre qui sul davanti, ok? Quindi sistemo, controllo che sia tutto bilanciato e tutto centrato, ok? Quindi questo è un controllo che va fatto, dopodiché tolgo la perlina e cucio, prendo le due piattine e ritorno. Vedete quello che fa questa piattina? Ecco, dovete stare molto attente quando utilizzate queste piattine. Giro il lavoro, vado, faccio un puntino piccolo e rientro in tutte quante le piattine e spunto qui, vedete? Cerco di spunto un poco prima e poi dopo mi vado a fissare anche l'altra piattina. Ero scesa un po' troppo in basso con l'ago, quindi procedo in questo modo, fissando tra di loro. Prima però di fissare il tutto ricontrollo insomma che il modulino stia venendo insomma dritto, ok? Quindi vado poi a ripassare, quindi cucirò in questo punto, cucirò in trasversale in questo modo, prendendo sempre il centro della piattina, quindi fisserò tutta questa parte e cucirò anche qui al centro, anche perché questa parte ci servirà poi per andare ad inserire la perla, la goccia, scusate, con la coppetta, quindi fissate bene questa parte. Taglio poi le piattine in eccesso, adesso le taglio sommariamente, poi dopo le taglierò per bene, non vorrei si sfilacciassero strada facendo, e vado subito a prendere le perline che mi servono per fare il decoro. Quindi uscirò con l'ago, vedete, sono al centro, non so se si vede, ok, così si vede, esco al centro e mi preparo già tutte le perline da inserire, la coppetta e una Rocale 11, quindi una 80, una coppetta, goccia e una Rocale 811. Io avevo preparato anche queste gocce, però alla fine ho deciso di metterla scura. Quindi semplicemente infilate tutti questi elementi sul lago e portate alla fine del filo in questo modo, bloccate e risalite in tutte quante le perline e risalite ovviamente nella 80 e rientrate nelle piattine e se riuscite anche nella perla, nelle altre piattine, così da unire il tutto. Mi raccomando, ecco, si è sfilato il filo, fate attenzione alla coppetta, ok? Che si vada a posizionare perfettamente, ok? Io adesso ho perso l'ago, ok? In questo modo fate questi passaggi un paio di volte, almeno 3, per essere sicuri insomma che la nostra goccia sia ben fissata. Ecco gli orecchini quasi terminati, purtroppo si è cancellata, non so per quale motivo, l'ultima parte di audio, comunque niente, semplicemente vi dico di ripassare più volte con il filo di nylon perché potrebbe la goccia in vetro in cristallo tagliare in prossimità della 11.0 il filo, quindi meglio ripassare o utilizzare il fireline o comunque filati resistenti a più riprese. Dopodiché non ci resta che completare la parte superiore del nostro orecchino con l'ultimo pezzettino di piattina, più o meno sempre alla stessa maniera, quindi prendiamo il dritto della piattina, ci spostiamo sul retro, l'appoggiamo all'elemento superiore ed andiamo semplicemente a cucire in modo da fissare l'ultima piattina al nostro elemento superiore. Quindi andiamo
a fissare anche in trasversale. Vedete che do un puntino micro nonostante sia il filo marrone, ma se viene dato un puntino piccolo piccolo non si vedrà assolutamente, come vi mostro, quindi insomma puntini microscopici. Andiamo a cucire tutto il resto e dopodiché, vedete, do qualche altro punto, dopodiché vedete ho cucito tutto, mi porto, faccio un po' di pressione con l'unghia per piegare leggermente la piattina e poi mi sposto dall'altro lato e cucio insieme le due piattine in questo modo, molto semplicemente, sempre con qualche puntino, e cucio insieme le piattine. L'ultima piattina marrone ha del ghirigoro sottostante. Dopodiché vado a decidere come fare l'ultimo riccioletto. Ovviamente vado a guardare l'altro orecchino e cerco di fare alla stessa maniera, in modo molto molto semplice. Ci osservo e vado a cucire. Piego, tengo, ok, diciamo che più o meno sono convinta. mi sposto sul retro, ok, e vado. Controllo l'inclinazione e vado a cucire con un paio di punti, sempre alla stessa maniera, anche in trasversale, sempre in tutti i sensi, per fissare al meglio il nostro riccioletto. E diciamo che il nostro orecchino è terminato. Dopodiché non ci resterà che riempire i piccoli vuoti con delle rocaille, vedete in questi punti che sto indicando col dito, in questo punto, e poi dopo creare un archetto con 4 rocaille 11/0 e tramite un anellino collegare la nostra monachella. Quindi adesso stacco e poi vi mostro gli orecchini finiti. Li controllo, li sovrappongo dal rovescio, nel frattempo taglio un attimo la piattina che mi dà fastidio, li sovrappongo per vedere insomma se sono venuti più o meno speculari e diciamo che mi reputo abbastanza soddisfatta del risultato finale. Adesso vado a completarli e poi ve li mostro finiti. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like e alla prossima. Ecco gli orecchini terminati finalmente. Spero insomma che questo tutorial sia stato chiaro. Ovviamente per i retro ci vuole un tutorial a parte, ve ne linkerò qualcuno qui sotto e diciamo che per i retro ci vuole un po' di esperienza, ci sono vari metodi, io vi metto il link di quello che utilizzo io, sempre giù nell'info box. Spero che il video vi sia piaciuto, che l'abbiate trovato interessante e se sì condividete, lasciatemi un commento, un like, insomma quello che vi piace e come sempre, come dico sempre io ragazze, buona creatività a tutte. Ciao!